È vero che c'è una setta induista che mangia i cervelli dei defunti? Aguri. Esiste questa cosa? Esiste Aguri, loro vivono in montagna. L'induismo, uno occidentale, ma anche non tantissimi indiani, possano saperlo fino in fondo per poter venire a spiegarlo, ecco. Per svariati motivi. Innanzitutto partiamo da una cosa. I testi sacri non tutti sono accessibili nemmeno per gli indiani. Li hanno solo i brahmini in una lingua, nel sanscrito, che loro, anche per una forma di mantenimento della casta, insegnano a chi vogliano loro, quindi tante cose anche l'indiano medio non le può sapere. Già questo ci spiega quanto può essere misterioso. Quello che cercherò di spiegare in questo episodio sono solo alcuni degli aspetti più evidenti ad un occhio occidentale e vi racconterò quella sensazione che accompagna la vita di ogni indiano e che viaggiando per l'India ti invade senza chiedere il permesso: la spiritualità. Per osservare la spiritualità in India non devi cercare luoghi di culto, o almeno non solo quelli. Cammini già sopra un luogo di culto, la terra, gli alberi, gli animali, una conversazione o un gesto, tutto è considerato divino e tutto viene celebrato e ringraziato. Ci sono però delle città legate ad eventi che le trasformano in mete di pellegrinaggio, come Vrindavan, dove adesso mi trovo. Qui è cresciuto Krishna, una delle divinità più amate. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Prima di raccontare la spiritualità dell'India, un aggiornamento sul mio viaggio. Come ho raccontato nell'episodio precedente, per arrivare qui a Vrindavan, ieri ho passato una giornata infernale, cominciata a Delhi e terminata alle 11:30 di sera in una brutta stanza di brutte persone, dalla quale stamani sono scappato e così. Prima di cominciare la giornata vado a cercare una sistemazione più economica che c'è qui a 1 chilometro e poi comincerò a visitare la città. Cercherò di spiegare un pochino la figura di Krishna e i templi, che sono tantissimi in questa città, in cui lui ha passato la prima parte della sua vita. Finalmente ho trovato un posto per dormire con 10 euro. Ho una camera pulita, più che altro in un posto dove non si sente il clacson. Hare Krishna, Hare Krishna. So che a molti fanno sorridere persone come lui, vestiti un po' in modo teatrale, il viso dipinto, un sorriso quasi infantile, e invece che lavorare sta sopra una bici a cantare. L'invito che faccio però a chi guarderà questo episodio è di non considerarli comportamenti folcloristici, arretrati o strambi. Quello che giudichiamo arretratezza, io la definirei testimonianza. È grazie anche alla loro cosiddetta arretratezza che possiamo studiare le nostre origini, testi, culti e pensieri, da cui derivano anche i nostri, e dove si può scorgere le origini dell'uomo, di tutti gli uomini, non solo quelli indiani. Quando una storia umana non si regge su basi solide, il passare del tempo millenario smentisce, cancella, come è successo a molte altre forme di credo, ma non per l'induismo, che è ancora qui e potente. Una religione che si rifà a dei testi antichi, i Veda, di oltre 3000 anni fa, all'interno dei quali ci sono anche cronache di 8000 anni fa. A qualunque cosa si creda, anche a niente, nessuno può avere la presunzione di verità se non si è almeno ficcato il naso nell'induismo. E poi, quei sorrisi saranno anche infantili, ma riceverli ad 1 metro di distanza ti mettano pace, specialmente dopo incontri sfortunati come ho avuto il giorno precedente. La mattina presto c'è questa
specie di processione dove vedi tutte le persone che vanno verso il fiume sacro. Krishna is not a man. Lord Krishna is a Param Puj Yogiraj Krishna. Son of Vishnu. Yeah, Yeah. Vishnu Sarupa. Vi volevo un attimo velocemente raccontare chi era Krishna, perché secondo me qui la storia va oltre la religione. Krishna innanzitutto è una figura, una specie di rincarnazione del dio Vishnu, è un po' come il nostro Gesù Cristo. Viene al mondo per scacciare il re dei villaggi proprio dove sono ora. Quando un veggente disse al re Kamsa, poco importa il nome, che sarebbe stato ucciso da un figlio di Devaki, tra cui Krishna, il re cosa fece? Decise di far ammazzare tutti i figli prima di Devaki e poi, tramite un incantesimo che non mi voglio dilungare, tutti i figli del villaggio. E questo ricorda precisamente il fatto di Erode. L'altra cosa interessante è che Krishna poi morirà a causa dell'unico punto debole che lui aveva, il tallone. E anche qui ci ricorda Achille dell'antica Grecia, ma postumo rispetto alla storia indiana, postumo alla storia di Gesù. Quello che appunto esce fuori dal concetto della religione a me dice che la storia dell'uomo è una ed una sola, che poi le migrazioni delle popolazioni portano miti, leggende, credenze eccetera che si trasformano, però se andiamo sempre più all'indietro non dico che sia partito tutto da qua, ma venire in India ti aiuta a capire chi siamo, perché crediamo a certe cose. Infatti ora andrò nel fiume sacro dove Krishna ha vissuto, è stato cresciuto, è stato nascosto e poi è riuscito a sconfiggere il famoso re. Hello. Hare Krishna. Hare Krishna. Arrivo nei pressi del fiume dopo aver attraversato il mercato e vedo sfilare una processione che si dirige ad uno dei moltissimi templi della città. Mercati e templi sono l'accoppiata che non manca mai. Mercanzia e preghiera è l'identità millenaria dell'India. Poi mi avvicino alla riva del grande fiume Yamuna, uno dei 3 fiumi sacri dell'India.
Sulle scalinate chiamate Ghat e lungo tutta la riva del fiume si riuniscono devoti per tutta la giornata. Venerano l'acqua come una divinità, le offrono doni in cambio di una benedizione. Comprensibile per noi capire ogni loro gesto, ogni forma di devozione, ma dal mio viaggio in India, attraverso esperienze e conversazioni, ho appreso alcuni fondamentali principi che danno una spiegazione a molti dei loro comportamenti. Hare Krishna! Hare Krishna. L'impressione che si ha guardando le strade indiane è di un caos totale, un miscuglio di colori, persone ed animali che sembrano muoversi a caso. Un'immagine per noi indecifrabile, ma che invece ha una sua spiegazione che risiede nel concetto principale della religione induista, nella concezione di ciò che noi chiamiamo Dio. Nell'induismo Dio non è individuato in un solo essere, ma è concepito come un'energia vitale diffusa nel tutto. Tutto ciò che esiste è manifestazione di Dio, meritevole di essere venerato, che siano uomini, alberi o animali. Dagli antichi testi poi emergano figure più sacre, più importanti per la creazione e il mantenimento della vita. We have many god and goddess, but we have a three important god: Brahma, Vishnu, Shiva. Brahma is creator, Vishnu is operator, Shiva is destroyer. When we do it a good karma, then God, God life. And when we do bad karma, then opposite of the God, DOG, dog life. Anche per le piante ce ne sono alcune più sacre di altre, le quali vengono fatte crescere senza impedirle il suo corso naturale e divino, anche se invadono case o strade. Stessa cosa per gli animali. Ce ne sono più sacri come la mucca, ma ci sono comunità che danno da mangiare ad animali meno importanti come le formiche, o altre che sfamano i ratti, e ne sono stato testimone in una cittadina che vedrete più avanti. C'è un tempio con migliaia di ratti accuditi e venerati. Questo rispetto per ogni essere vivente, in quanto manifestazione di Dio, ha generato una cultura diffusa vegetariana e vegana. Un altro esempio sul concetto di Dio è il saluto, Namaste, che significa letteralmente saluto il Dio che c'è in te, non la persona. Questa concezione che Dio è in tutto crea migliaia di manifestazioni, chiamate avatar o divinità, ed ogni induista può scegliere quale e quante seguire senza nessuna imposizione, perché tanto portano tutte al solito principio cosmico, o Brahman, o Dio. È questo che sposta in continuazione le persone, vanno verso le divinità prescelte a portare offerte e preghiere. Qui la vita non è staccata dalla spiritualità, anzi, è subordinata alla spiritualità. E teoricamente tutti i giorni, 2 volte al giorno, la mattina molto presto e la sera più o meno al tramonto. Che poi è una cosa che puoi fare anche a casa, perché a casa tutti hanno un altare, un tempio casalingo e la preghiera agli dei, agli antenati, che comunque sono molto importanti. Infatti di solito in casa si tiene la foto di chi non c'è più e ci si mettono delle collane di fiori, comunque ci si fa la preghiera vicino. Questa è la cosa base, diciamo. Un induista ogni giorno esegue 1 o più volte il rito della puja, un rito di adorazione e comunicazione con Dio,
a cui ho partecipato una volta anche io ed ora vi spiegherò. Si entra nel tempio suonando la campana come a chiedere permesso. Poi ci si mette in coda per arrivare di fronte alla divinità e si recitano preghiere, mantra o passi dei testi sacri. Si offre doni come fiori, cibo o denaro e in cambio di questa offerta si applica della polvere naturale in mezzo agli occhi dove risiede il punto di raccoglimento energetico che serve per ricevere protezione, purificazione e conoscenza, chiamato Tilak. Poi si percorre un giro intorno al tempio e al termine ci viene offerto un pugno di cibo consacrato. Questo rito è un modo per entrare in contatto con la divinità e uno scambio, offerta, protezione. Il nostro corpo si divide in 6 chakra. Questo è il quinto chakra, Anjana chakra, si aprire la mente, aprire energia, terzo occhio. Poi sono tanti tipi di tika. Questo tika normale che tu vedi, questo vuol dire che lui ha partecipato nella preghiera per aprire. Poi sono 3 righe, mezzo punto rosso, tutto di giallo, vuol dire sono seguaci di Shiva. Poi sono 2 così, e questo vuol dire seguaci di Vaishnava, da Vishnu. The Vishnu è il Signore dell'universo. Two things very important: karma and dharma. Karma, what you do for yourself, like a wake up, shower, puja. This is karma. Dharma means help. Today you help, tomorrow God help. You give, you get. You know give, how you can get in your life. Life is reincarnation, you know. That's the reason people believe in this. Any kind of a help, this is a dharma. Like an example, you lost the way. I show you direction. This is dharma. People hungry, you food. Dharma. People thirsty, water. Dharma. No necessary with money. Now people greedy. Oh, this is my. I need this. I need this. So that moment, we don't see good and bad. We just want more. We become greedy. But in the end, we have to leave everything here. Good communication. Good connection. When good communication, good connection, good direction. Life is easy. No communication, no connection, no direction. We same but different. Different color, different culture, different caste, different religions. We are a brother, but from another mother and father. But we are same but different. So sharing, caring and learning. Learn is life, and life gives us to gift every morning to everyone. It's called chance and choice. Chance to know and choice to select. Good and bad. And we learn from both sides. It's called experience. So you are rich by experience. You are rich by blessing. You are not rich by material. Ram Ram. Ram Ram. Life is easy. Quelle descritte fino ad ora sono alcune delle infinite sfaccettature dell'induismo, una religione complessa, antica e misteriosa. Potente è la sua parte mistica, il simbolismo. Per esempio, la svastica si dice che ha portato distruzione perché utilizzata per altri scopi rispetto all'originale, che è l'ancestrale ruota della vita. Ci sono poi tante costole dell'induismo disseminate in tutta l'India, ognuna ha i suoi riti, miti, magie. Una delle sette che ho introdotto all'inizio è quella degli Aguri, che mangiano il cervello dei morti, una setta estrema. Anima sempre viva, cambia vestiti. Quando facciamo la cremare, cambia vestiti. Mia anima può essere venire da lui, Dio, il corpo morto. Ci sono, vivono delle queste cose, è morto, inutile per Sì, loro. ma mangiare il cervello che cambia? Se l'anima si trasferisce lo stesso, Shambhu, no? una forma di Shambhu, di Shambhu. Shiva. Shambhunath, Mahakaleshwar, Ankueshwar, sono tutte le forme della Shiva. Poi la Vidya è la conoscenza di Tantric, si dicono le magie nere, solo tutto quello si fanno, sono Aguri, un concetto grande. I veri Agori Baba non si fanno vedere. Gli Agori sono la cosa più misteriosa di tutti i Baba.
Ci sono stati varie persone che hanno provato a fare documentari, storie su Yagori Baba, ma in verità loro sono nascosti, e ci sono tante storie di occidentali che provando a fare foto, documentari, sono spariti. Quindi quando sono stata io a Varanasi nel 2010 era appena sparito uno spagnolo che voleva fare un documentario proprio su Yagori Baba. Mai più visto. Questi rituali che loro fanno, che sono cannibalismo, perché c'è questa cosa di consumare il cervello del defunto, che è un onore perché permette all'anima di andare direttamente nel nirvana, non doversi più reincarnare se un Yagori Baba lo consuma. L'approccio alla morte ci racconta quanto in questi millenni il pensiero occidentale ed induista abbiano preso strade diametralmente opposte. Se nella nostra cultura uno dei desideri è l'immortalità, e facciamo di tutto per allungare la vita, rinunce, medicine, accanimenti terapeutici, e ci attacchiamo ad ogni piacere della terra, l'induista vive cercando di distaccarsi da ogni passione e aspetta la morte sperando di non rinascere mai più. Un mondo così lontano da cui puoi essere solo spettatore di ciò che loro ti concedono. Prima di raccontarvi il mio prossimo spostamento, spero di aver esaudito alcune curiosità e che sia compreso l'elemento più importante, la differente percezione di Dio, che qui ha prodotto migliaia di divinità, luoghi di culto e riti, talmente tanti che in tutto il mio viaggio sono stato avvolto di giorno e di notte da celebrazioni e da questa energia che, come dicevo all'inizio, ti invade senza chiedere il permesso. Humanity is a celebration. Human being, there cannot be any problem for other human being. We are there to cooperate. Life is there as a celebration, although it has its own contradictions in it. But still, I would say, life is a very big celebration. Nice. You have met me, you will remember our faces. Spirit of celebration is there. Most of the Indians, they feel life as a very big celebration. And you are most welcome in this place. Vai, Bye. vai. How say bye in Hindi? Radhe Radhe. Radhe Radhe in Radhe Radhe. Radhe Radhe. And thank you. Thank you, Dhanyavad. Dhanyabad. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Le giornate a Vrindavan sono passate così. Il giorno era immerso in questo strano mondo. La sera tornavo a piedi per la stradina silenziosa della mia abitazione. Un saluto al cane, una sosta in giardino a mandare messaggi per recuperare la batteria portatile che aveva preso Nisham, per chi non avesse seguito una storia del capitolo precedente. Poi dormivo esausto e al mattino mi svegliavo circondato da scimmie, le simpaticissime scimmie. Anche se il giorno prima una mi è saltata sulla schiena, mi ha rubato gli occhiali ed è saltata su un tetto a mangiarseli. Fino a che lui... Questo ragazzo si è arrampicato sul tetto e mi ha recuperato gli occhiali dalle scimmie. È saltato come una scimmia sul tetto a piedi nudi e dopo qualche minuto è tornato con gli occhiali. Forte, no? Per il recupero ha chiesto 100 rupie, palesemente concorde con la scimmia. Ma voglio ancora bene sia alle scimmie che a lui, che per mangiare si è inventato una scenetta da applausi. Questa è l'India. Si passa dalla spiritualità all'inganno in un secondo. Mi sposto da questa città, ma questa volta in macchina, perché a causa di un'insolazione presa il giorno precedente... Cazzo, la febbre e dolori. Troppo sole. Non ho dormito e non sono riuscito ad uscire fino al tramonto. Anche un solo raggio di sole era come mettere la testa nel forno. Così... Stavolta ho preso la macchina. Un po' più comoda. Prima di lasciarvi voglio precisare che in questo episodio ho raccontato l'induismo che copre circa l'80% della popolazione, ma in India sono presenti tutte le principali religioni e anche l'induismo ha infinite correnti. Però c'è un elemento che accomuna tutti gli indiani: fede
e vita quotidiana non è separata, ma è saldata in una sola parola: spiritualità. L'insieme di tutte queste religioni e civiltà, che si sono accumulate nei secoli, marchiano il paese di una caratteristica indelebile: la diversità.